Ciao a tutti e bentornati nel mondo di Pinky. Largo alla fantasia! Ciao a tutti e bentornati nel mondo di Pinky. Come promesso, il mondo di Pinky cambia. C'è una bella novità, Arographic. Ciao! Allora, abbiamo deciso di intraprendere un nuovo viaggio insieme che ancora non sappiamo dove ci porterà. Per iniziare, facciamo un unboxing. Questa è la Cricut Maker che abbiamo deciso di acquistare per intraprendere un nuovo percorso. Apriamola insieme! Mi sa che ci vediamo dopo. Ora apriremo insieme la scatola e vediamo che cosa fa questa macchina infernale. Allora, vediamo cosa c'è dentro questo contenitore. La prima cosa che troviamo nella scatola. Allora, i materiali per i tuoi primi progetti. Forse c'è qualche campione qui dentro. Sì, c'è la lama. Ok, questo è fondamentale. C'è una delle lame, dovrebbero essercene due dentro. Poi vediamo a cosa serve. Garanzia Cricut, tutto ovviamente logo, marchio, guardate la cura dei colori. Allora, cartoncini, va bene, grazie Cricut. Vediamo di là. Open me first. Oh, get started in 4 steps, quindi inizia con 4 semplici passi. Spagnolo, ecco, comincia in 4 passi. Libera questa bellezza, inserisci la spina e accendi la tua nuova favolosa macchina Cricut. Se Barry non la mangia. Connettiti, ti basta andare su cricut.com setup, ti seguiremo passo dopo passo. Crea qualcosa. Durante la configurazione realizzeremo un progetto con il materiale presente nella tua confezione per fare un po' di pratica. Che forza! Salva questa pagina nei preferiti, cricut.com create. Troverai tutte le istruzioni per usare al meglio la tua nuova macchina. Buon divertimento! Sicuramente ci divertiremo. Vediamo di qua che c'è. Vediamo. Proteggi lama! Di quale non lo so, però va bene. Penso di quella di prima. Rotary Blade Cup, quindi di questa. Pennello. Ah, è il pennarello. È il pennarellino quello per scrivere, credo. Alimentazione? Forse? L'alimentazione si serve, non va connessa né a computer. Sì, pennarellino. Né a computer, da quanto ho capito, né a computer e né alla stampante. Ah, togliamo le protezioni. E apriamo anche insieme a Barry la Cricut. Ecco la macchina. Qua vanno montate le lame che scopriremo come, perché ancora non lo sappiamo. E qua orientativamente ci vanno i pennarelli. Qua c'è un vano porta oggetti, quindi ci si possono riporre le lame. Anche qua. E vedremo come si configura. Dobbiamo capire un attimino e vi spieghiamo. Nella confezione troviamo anche i primi 2 tappetini da taglio
Allora, questo è il fabric grip, quindi per la stoffa, quello rosa, e questo è il light grip. Dovrebbero mancarne altri due, che è uno viola per i tagli pesanti e quello verde, Sì. che non mi ricordo a cosa serve. Nella confezione troviamo anche alimentatore, questo è il trasformatore, e il trasformatore. E allora forse l'altro è il cavo per collegarlo al computer, ma in realtà Non dovrebbero serve perché comunicare. wifi comunque. Allora, abbiamo collegato alla spina la maker e l'abbiamo accesa tramite il pulsante di accensione. Adesso, come da istruzioni, dobbiamo cliccare su Cricut.com setup e vedrò questa schermata così. Ok, completando la configurazione della macchina, questa viene registrata automaticamente sul tuo account. Per configurare la tua macchina Cricut Explore, Cricut One, Explorer, Explorer 2, eccetera eccetera, segui questi passaggi. Ovviamente bisogna selezionare il sistema del computer, il Windows. Collega la macchina e accendila. Connetti la macchina al tuo computer tramite cavo USB o abbinala tramite Bluetooth. Allora, una volta collegata la macchina al computer, vai su designcricut.com setup. Vediamo che dice. Design space per Windows. Scarica. Eh sì, scarichiamo. Salva file. Vediamo un po'. Scarica design. Ok. Segui le istruzioni su schermo per accedere o creare la tua ID Cricut e configurare una nuova macchina. Saprai che la configurazione è completa quando ti verrà chiesto di fare un taglio di prova. Questo articolo è stato utile, direi proprio di sì. Altre domande no, però ci sono articoli correlati. C'è tutta l'assistenza via chat, via mail e via telefono. Eccolo. Eccolo! Sta installando. Sta installando il Design Space. Suppongo effettua l'accesso. Dato che non abbiamo un ID Cricut, lo dobbiamo creare, quindi inseriamo nome, cognome e tutti i dati che ci richiede. Imposta la modalità della macchina. Questa funzione importante configura Design Center in base al tipo di macchina. Facciamolo subito. Poi non perdono tempo. Successivo. Macchina. Maker, la nostra è la Maker. Yes. Normativa aggiornata. Abbiamo aggiornato le nostre normative relative ai termini di servizio. Accetta l'accordo, ovviamente devi accettare. Ok. E ora? Allora, una volta aperto il Design Space, il Cricut Design Space, clicco sulle 3 barrette e clicco su Configura nuova macchina. Qua apparirà prima o poi cosa devo configurare, quindi macchina da taglio intelligente. Scelgo la mia macchina, la nostra è la Maker, e mi dice cosa fare. Ok, lascia 20 cm di spazio dietro a Cricut Maker. Ci siamo. Collega Cricut Maker alla presa elettrica e accendila ed accesa. Cavo USB incluso e l'abbiamo collegato, quindi continua. Adesso bisogna aggiornare la macchina è aggiornata. Registro la mia macchina. Ok, proviamo ad eseguire un taglio, selezioniamo un'immagine. C'è un fiorellino? Sì. Ok, fiorellino, successivo. Posizionare il cartoncino piccolo sul tappetino nell'angolo in alto a sinistra. Dai, posiziona il cartoncino piccolo sul tappetino nell'angolo in alto a sinistra. Ok, fatto. Conferma che la lama è inserita saldamente nel morsetto B. Non è inserita nessuna lama.
Allora, all'interno pensavamo non ci fosse la lama, adesso zoom, però c'è la lama. Aru, fai vedere che c'è la lama. Ci faccia vedere. Sembra che stiate sfasciando tutto, ma non è così. Eccola qui la lama. Adesso la reinseriamo. Fase 3, spingere il tappetino sotto le guide Verso le barre cilindriche. verso le barre cilindriche. Dovrebbero essere quelle grigie che si vedono da qua a destra e a sinistra, esatto. Ok. Proseguiamo. Se non vi deve Premere il pulsante carica scarica, che sarebbe ciò, e il pulsante lampeggiante sulla macchina. Non lampeggia, però prova. Ecco. Quindi si carica il tappetino così, premi il pulsante lampeggiante. Ok, il taglio di prova è completato. Successivo, premi il pulsante scarica e carica. Ora inizia a progettare e voilà, vediamo. Con la santa pazienza proveremo a staccare tutto quanto il progetto dal tappetino senza romperlo. È alquanto difficoltoso senza gli strumentini, ma no, ce l'abbiamo fatta. Voilà. Stupendo. Il taglio è pulito, nitido. Questo sono stata io in una poppa. Stupendo. Proviamo un altro progetto. Dopo aver giocato tutto il pomeriggio con la Cricut, ecco quello che abbiamo fatto. Allora, abbiamo tagliato 3 cuoricini, carini carini, un fiorellino. Fai vedere il nostro masterpiece, È il nostro fantastico orsetto. perché noi abbiamo fatto cose semplicissime all'inizio. È super facile. Super semplice. Per oggi da Aerographic e Pinky è tutto. Direi che forse questo lo possiamo catalogare come una specie di vlog. Sì, quasi un film. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Se il mondo di Pinky vi ha solleticato la fantasia, cosa aspettate? Lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, ma non dimenticate di attivare la campanella, perché quando suonerà, largo alla fantasia!